abbiamo? Vediamo, cominciamo da questi qua, i pacchi sono tanti. Ci sono questi 3, 4, 5, 6, 7, qualche altra cosina pure, insomma, eccetera. Volevo solamente giusto far vedere le cose che ho comprato per il camper. Praticamente poi sarà da montarla, insomma. Ecco, allora, io non sono nessun esperto, quindi insomma ho comprato un camper un anno e mezzo fa, più o meno, e niente, adesso piano piano me lo sto sistemando e con questo camper ci voglio viaggiare, insomma ci voglio trascorrere del tempo dentro. Praticamente ho deciso di farci un buon impianto fotovoltaico per renderlo il più autonomo possibile. Ho cercato anche di pensare a diverse soluzioni, quindi diciamo c'è già l'impianto a gas, quindi con la truma come il riscaldamento e la cucina e il frigorifero anche a gas. Però voglio averci anche la possibilità di potermi, diciamo, riscaldare in altri modi, quindi ho pensato a un impianto anche elettrico, cioè quindi con un piccolo termosifone elettrico, e anche al cinebasto, che praticamente insomma è molto più economico rispetto al riscaldamento a gas e funziona con il diesel. Quindi alla resa dei conti, dopo essermi visto, non lo so, 50-100 ore di tutorial vari su YouTube, ho cercato di imparare qualche cosa e niente, quindi ho acquistato quei componenti che pensavo erano buoni e comunque indispensabili. L'unica cosa che ho comprato che non costa molto, diciamo, è stata la batteria, che al momento, diciamo, siccome questo è il mio primo impianto, voglio prima montare tutto per vedere tutto come funziona e poi dopodiché prenderò una batteria con capacità maggiori. Allora, cominciamo togliamo un attimo questo e questo. Allora, qui questa non è nessuna recensione dei prodotti come sono, come non sono, anche perché io non li ho mai provati, semplicemente guardando molti tutorial ho preso informazioni su internet, ho cercato di prendere insomma dei prodotti di qualità. Allora, il primo, questo qua, cominciamo con questo. Questo è il DC-DC charger. Praticamente questo qua serve per va messo praticamente fra il generatore del motore e la batteria a litio da 12 volt. Quindi questo perché? Perché il generatore del motore, le batterie a litio praticamente assorbono moltissima corrente, moltissima energia, se la succhiano proprio. Non mettendoci un regolatore che ti regola la quantità di energia e che anche ti ferma, diciamo, alla carica quando c'è bisogno di fermarla, praticamente c'è il rischio di bruciare il generatore della macchina o del camper o del camion, quello che sia. Soprattutto se si ha una batteria che carica magari anche a 100 ampere per ora, e se si ha un generatore che non è sufficientemente adeguato a queste prestazioni, insomma, diciamo, il generatore continua a buttare via dentro corrente e alla fine può rischiare di bruciarsi. Diciamo che il rapporto dovrebbe essere più o meno, se la batteria ti carica a una carica anche continua massima di 100 ampere, dovresti avere almeno un generatore di 200 ampere, insomma più o meno del doppio. E per questo si compra un regolatore. Allora, il regolatore che ho comprato è questo DC-DC, praticamente carica 30 ampere, quindi non mi manderà il generatore del camper in sotto sforzo, perché
praticamente non mi inietta più di 30 ampere per ora nella batteria. Allora, ho fatto così, io questo sta ancora nella plastica, praticamente questo non sta ancora imballato, è bello pesante, dal peso diciamo si sente come che insomma non è plastica sta roba qua, metallo, c'ha queste alette dietro per buttare via il calore e niente, questo è semplice da installare, diciamo che da una parte ci vanno i cavi che vanno dal generatore, vanno qui, e poi da qui i cavi che vanno alla batteria per caricarla. Quello che io sto pensando di fare è di mettere magari oltre che un fusibile, però più che altro qualcosa proprio per poterla staccare manualmente la corrente e non farla passare, diciamo, quando non si desidera. Allora, questa è la prima cosa che volevo mostrarvi. Allora, è il DC-DC, è indispensabile per caricare le batterie al litio, perché con le batterie all'acido non c'è questo problema, si sa, carichiamo direttamente dal generatore alle batterie, mentre con la batteria al litio c'è bisogno di più attenzione. Allora, il secondo prodotto praticamente sarebbe il regolatore solare. Il regolatore solare, ho preso un regolatore della Epever, ho letto che quelli della Victron dovrebbero essere ancora migliori, però vediamo un attimo qui se aprirla. Allora, questo qui è un modello questo anche è una bella bestia, bella pesante anche questa, tutto metallo, con le alette dietro anche questa per far mandare via il calore che genera, e praticamente c'ha anche due uscite USB per caricare. Qui ci va attaccato questo monitor che viene che può essere comprato così il pacchetto completo oppure separato, insomma, diciamo. Quindi questo è il monitor con il suo cavo e praticamente così, praticamente qui ci dà tutti quanti i parametri di che percentuale sta caricando, che percentuale sta scaricando, insomma la temperatura della batteria, eccetera eccetera eccetera, i cicli che sta facendo, eccetera eccetera. Questo si connette attraverso questo cavo, si connette a questa entrata che sta qui. Anche qui insomma non è niente di complicato, diciamo che io ho scelto questo caricatore solare perché prezzo, qualità, insomma recensioni eccetera, info che mi sono trovato su internet eccetera, me l'ha fatto scegliere. Mi piaceva che c'aveva le porte USB, comunque poi diciamo anche questo è abbastanza semplice da installare, perché praticamente qui ci vanno i cavi dei pannelli e qui escono i cavi che vanno a caricare la batteria. Questo è un regolatore MPPT, e quindi questo significa che ha una prestazione maggiore rispetto ai regolatori solari, diciamo, normali, in quanto praticamente questo qua fa che ti dà un 30% di carica in più rispetto a un caricatore solare normale, quindi ti sfrutta di più, insomma, l'energia che viene dai pannelli. E beh, molto sofisticato, non sto qui a raccontare adesso i dettagli, cose che ho letto anche eccetera eccetera, diciamo io cerco di imparare.
quindi mi metto a leggere molto quando c'ho da acquistare un prodotto, c'ho da fare un progetto di questo genere qua. Così insomma questo c'ha tutti le sicurezze dentro per poter regolare il pannello se arriva troppo, se arriva meno, quindi se la batteria è già carica allora quindi lo rallenta, non che lo rallenta come dico, ferma la carica in un certo senso, la manda così come in stand by, no? In mantenimento, ecco, non trovavo la parola. E comunque niente, questo qui è anche indispensabile per chi vuole fare un impianto fotovoltaico, dove quindi c'è bisogno sia del DC-DC, che è praticamente un caricatore regolatore che carica dal generatore alla batteria a litio, quindi da 12 volt a 12 volt, e questo qui che invece i pannelli solari di solito sono più di 12 volt, spesso quelli che ho comprato io sono di 18-18,2 volt, e quindi questo qua anche lo trasforma il voltaggio per mandarla in 12 volt, è per quello che diciamo ti genera un po' di corrente in più, perché qui diciamo quella differenza fra i 18 volt e i 12 volt praticamente invece di buttarla via la trasforma per poterla comunque mandare poi alla batteria sempre a 12 volt. Allora mettiamo via questo. Qui naturalmente ci sono tutti i vari cavi, fra i quali c'è anche il cavo per diciamo misurare la temperatura della batteria, anche se questi parametri con la batteria a litio, il BMS eccetera, diciamo non l'ho mai provato ancora, ma da quello che ho letto insomma dovrebbe, da come ho capito, dovrebbe darli automaticamente, insomma, quindi non ci dovrebbe essere bisogno di installare questo cavo qui. Allora rimettiamo le cose dentro a posto, chiavi qui, questo qua, questo qui, questo dentro qua, borsetta, qui abbiamo questi aggeggi, qui e questo qui. Allora questo qui è un piccolo sfizio, diciamo, è praticamente niente, solamente una come si chiamano le sling queste USB, e praticamente non l'ho neanche aperto ancora, però siccome l'avevo già comprato qui per casa, non so se si vedono queste che sta dietro qua, e mi sembravano, sono molto, veramente molto fatte molto bene, perché tengono la colla molto bene, ma spesso altre strisce LED di queste qua bisogna metterci la colla manualmente, mentre queste qua attaccano proprio alla perfezione. E inoltre vanno direttamente collegate con l'USB, quindi quello mi piaceva, non c'è bisogno della 220 al trasformatore, le puoi collegare direttamente alla presa USB, e per questo le ho prese per metterle nel camper, che sono due, e non costavano molto, effettivamente ne valsa la pena. È un bello spizio, così si fa un po' di luce soft, particolare così nel camper. Metto via. Allora ragazzi, qui ancora un'altra cosa che ho comprato sempre per il camper. Sì signore, questo è un piccolo termosifone, mi è venuto molto all'attenzione questo piccolo termosifone qui. Al momento ne ho comprato solo uno perché voglio provare effettivamente la capacità. È vero che il termosifone è piccolo, ma è vero anche che consuma poco. E infatti questo qui consuma solamente 248 watt. Quindi l'idea praticamente era di provare se questo qui riesco io a riscaldarmi nel camper. Il termosifone è piccolo, ma anche il camper è un ambiente piccolo e isolato,
e se si isola ancora meglio di quello che già lo è, diciamo, se non è una giornata veramente fredda, che magari è sotto zero eccetera, penso che questo potrebbe veramente aiutare a riscaldare. Questo perché vorrei anche avere questa soluzione, sia perché se magari può capitarti che stai attaccato alla 220, quindi vai, no? Ma anche se non stai attaccato alla 220, con una buona batteria al litio, diciamo almeno dai 200 ampere in su, preferibilmente anche 300 ampere, diciamo, con una batteria di 300 ampere questo qui potrebbe stare acceso, secondo i calcoli che ho fatto, 15 ore continuamente, cioè senza neanche pensare. Questo c'è il termostato, quindi magari quando va a temperatura si spegne, poi si riaccende, si spegne e si riaccende. Invece però questo qua, diciamo, potrebbe andare con una batteria da 300 ampere al litio, dovrebbe poter andare fino a una quindicina d'ore di riscaldamento continuo, e quindi mi è sembrato molto interessante e l'ho voluto prendere. L'ho trovato qui in Svezia e niente, l'ho preso e lo proverò. Eventualmente, se veramente funziona bene e ne vale la pena, non so se poterne prendere magari anche un altro, in modo da posizionarlo uno in un lato e uno in un altro del camper, e poterli usare magari tutti e due insieme al momento di doverlo riscaldare eccetera, così poi tenere magari solamente uno dei due accesi. Insomma, vabbè, ci sono, mi piace averci più soluzioni possibili, quindi lo mettiamo via. Volevo farvelo vedere, è un'altra cosina. Allora, guardate, cominciamo ad arrivare a pacchi più grandi. Allora, praticamente questo qua allora, vediamo un attimo se lo riesco a venire fuori così. Da qui non ce la faccio, devo mettere giù prima. Signore. Ora ragazzi, beh, qui abbiamo questa bestia qui, piccola batteria. Allora, questa è la batteria al litio che ho preso e che ho provato nel video precedente. Se non l'hai visto, ti lascio il link qui sopra. Allora, le prove già le ho fatte come ho già detto, insomma, nell'altro video, quindi è una batteria al litio delle più economiche che ci sono su Amazon, e quindi da 100 ampere l'ho pagata all'incirca 400 euro. Praticamente ho voluto prendere questa perché siccome per me tutto questo progetto è tutto nuovo, quindi praticamente voglio mettere prima tutto in funzione, vedere che tutto funziona, da lì, partire da lì, calcolare quali sono effettivamente le mie esigenze eccetera. Quindi però il piano è praticamente che in un futuro abbastanza prossimo di prendere una batteria che abbia una capacità almeno del doppio, perché mi piace averci un camper preparato, pronto per poterci avere più autonomia possibile, diciamo, autosufficienza. Quindi questa è la batteria. Vabbè, oltre a questo non c'è molto da dire. Questa c'ha la particolarità che, oltre ad essere che era una delle più economiche, veniva anche con un piccolo caricabatterie per questa batteria qui. Ci mette un po' a caricare, perché questa carica è un caricabatterie da 7 ampere, quindi per caricare 100 ampere, se fosse totalmente vuota, ci vorrebbero 13-14 ore, però te la mandano insieme alla batteria gratis, si collega facilmente qui con il suo spinotto e si mette dentro e via. E poi questo qui c'ha anche due porti USB, anche questa batteria, per caricare cellulari, computer eccetera, USB. E niente,
il tasto, questo è il tasto, però è per, diciamo, per la carica mettere in funzione la carica USB. Allora, questo pure ve l'ho fatto vedere, mettiamo via. Allora, qui abbiamo l'inverter, come vi ho fatto vedere anche questo nel video precedente, il Jantel. Effettivamente dopo aver letto tutte le recensioni eccetera mi era piaciuto. Viene già con i cavi per connetterlo alla batteria. C'è anche questo, c'ha un suo piccolo monitor da poterlo telecomandare, diciamo così, a distanza, cioè da una nostra posizione, da parete magari. E qui vediamo questo, sì, che effettivamente è una bella bestia. Allora, questo sono veramente soddisfatto, è super silenzioso. Ho fatto le prove l'altra volta e diciamo mi reggeva la corrente spettacolare. Adesso questo è 1200 watt, c'ha due prese qui 220, c'ha anche questo, c'ha due prese USB, questo è lo spinotto dove ci va il monitor, e qui ci sono le vendole eccetera, qui i cavi della batteria. Veramente è anche un bell'oggetto, è bello grandotte, bisognerà vedere dove lo posizionerò poi nel camper. Io spero di farvi vedere poi magari tutto quando monto tutto questo impianto, in modo che si crea un pochettino, diciamo, questa storia, vediamo come va a finire. Allora, dimenticavo di dirvi, ma perché l'avevo detto l'altra volta, questo è un 2 kW e, con un picco di 4 kW. Per me, diciamo, per l'uso che io ho intenzione nel camper, è più che sufficiente. Quindi di questa compra sono soddisfatto. L'ultimo pacco, raga, è il famoso cinepasto. Allora, questo è meglio che lo appoggio sulla sedia e vi faccio dei pezzi una alla volta, perché qua non c'è spazio un attimino. Allora, appoggiamo tutto qua. Allora, questa è la tanica dove va il diesel. Qui ci sono tutti i vari aggeggi, diciamo, accessori che mi hanno mandato, che ci sarà da montare. Vediamo un attimo di appoggiarli qua, almeno in prima. Un casino di roba. Allora, ecco qui il famoso cinepasto. Allora, anzi ve lo faccio vedere anche dentro magari. Fatto. Praticamente questo è fatto così. Ho detto che va bene controllare che le cose girano, che non ci sta nessun filo staccato, che comunque diciamo è la versione questa economica del Webasto, quindi però la differenza è 1 a 10, cioè questo costa 10 volte in meno. Allora io sinceramente ancora non l'ho provato, neanche messo in moto, è praticamente nuovo. Però diciamo anche di questo ho visto tanti tutorial e ho visto che insomma molta gente lo usa nel camper
e sono insomma abbastanza soddisfatti. Quindi ci sarà da vedere adesso io dove lo installerò nel mio, in che posizione ancora questo non l'ho deciso. Però praticamente questo funziona a diesel e secondo i tutorial che io mi sono visto, diciamo, è economico, dovrebbe consumare diciamo 0,2 al massimo 0,2 litri per ora, quindi con un litro di gasolio magari ci fai almeno, dovrebbe consumare anche meno in realtà, dicono fra le 5 e le 10 ore con un litro di gasolio bisognerebbe poter fare, però comunque consuma comunque molto meno che il gas. Allora questo diciamo è la cosa principale. Qui ci stanno le due bocchette, da una parte entra l'aria per la combustione, dall'altra invece il tubo di scarico della marmitta, e quindi praticamente questo per esempio è il tubo di scarico, e questo adesso non so qual era, più grande. Qui ci sta la marmitta, da quest'altro invece ci viene l'aria che deve entrare dentro, quindi praticamente qui ci va un filtro dell'aria, questa è la pompa della benzina, questo è il tubo, e praticamente che va messo qui praticamente, qui, in modo che